Benvenuti su Creazioni Digitali per un nuovo appuntamento con Affinity Designer. In questo video vedremo un altro strumento potentissimo, lo strumento generatore di forma, che consente di unire delle forme separate per crearne altre più complesse, come quella che vedete in video. Iniziamo subito dal menu visualizza, attivo le griglie per avere un riferimento visivo. Dalla barra degli strumenti, quindi attivo lo strumento ciambella e mi accerto che le funzioni di magnetizzazione siano attive e ne traccio una. Adesso dal menu modifica seleziono duplica selezione. A seguire userò i tasti di accesso rapido CTRL più J dalla tastiera e dal pannello livelli vediamo che la ciambella è stata duplicata. La sposto, la allineo all'altra e premo ancora i tasti CTRL più J insieme e ripeto perché ci serviranno 5 ciambelle. Adesso le seleziono tutte, le sposto allineandole alle altre e continuo a duplicare sempre con CTRL J da tastiera per ottenere 5 file. Le seleziono e ripeto CTRL più J. Affinity crea e posiziona le file di forme. Adesso le centro e attivo lo strumento generatore forma dal pannello degli strumenti oppure utilizzando il tasto S. La barra del menu contestuale ci propone le opzioni dello strumento. La prima è l'azione somma contrassegnata dal segno più. Questa azione unisce tutte le aree selezionate. La seconda azione, quella con il segno meno, invece sottrai, che toglie dalla selezione le aree che indichiamo. La terza invece aggiungi, crea delle nuove forme sopra quelle selezionate lasciando inalterate quelle preesistenti. Accanto più a destra la casella per selezionare il metodo di selezione e troviamo a mano libera, linea retta e ancora l'operazione per pulire la grafica non utilizzata. Attivo la prima azione, somma, imposto mano libera, pulizia nessuna ed inizio ad unire alcune aree. Parto da quelle in alto a sinistra e poi mi sposto pian piano sulle altre per dare un aspetto armonioso a questa forma indefinita. Continuo ad unire le aree sempre utilizzando lo stesso metodo somma. Aggiungo anche questa per ottenere una simmetria, finisco anche queste, diamo un'occhiata per vedere un attimino il risultato e continuo ad unire le altre forme e mi sposto a sinistra, unisco le ultime 3 forme e a questo punto le deseleziono e abbiamo ottenuto questa forma che vedete in video. Adesso vediamo come funzionano le altre azioni. Seleziono ancora tutta la forma, riattivo lo strumento generatore forma e cambio metodo. Adesso lavoreremo per sottrazione. Le aree che seleziono verranno eliminate dalla forma. Inizio eliminando le aree in alto, mi sposto in basso, così proseguiamo per simmetria e poi ancora le aree a destra. Ci spostiamo sulla sinistra e elimino le altre zone, le altre ciambelle. Abbiamo ottenuto una sorta di X, però voglio dare un po' di respiro nella parte centrale. Tolgo anche la parte centrale, sì, tolgo quest'area in questa zona centrale e torno ad eliminare questa zona che ho tralasciato prima. A questo punto proseguiamo cambiando di nuovo il metodo e seleziono aggiungi dal menu contestuale. Con questa azione Affinity crea delle nuove forme proprio sopra a quelle preesistenti. Cambio colore dal selettore per poterle distinguere, seleziono ancora tutto e attivo lo strumento generatore di forma che avevo disattivato prima. Continuo a selezionare le aree da congiungere e infine
le ultime. Sposto una di queste forme e sotto troviamo ancora la forma originaria intatta. Adesso riferisco queste nuove forme che abbiamo ottenuto utilizzando lo strumento contorno che non abbiamo ancora visto. Quindi ne approfitto. Lo strumento contorno in pratica sposta l'offset di una forma, sostanzialmente sposta il tracciato senza variare l'angolazione della forma. Il valore di scostamento lo imposto dalla barra a scorrimento che si trova in alto nel menu contestuale. In sostanza effettua uno scostamento di tracciato. Attivo ancora lo strumento generatore di forma e con l'azione sottrai elimino le aree della forma sottostante per creare un effetto traforato. Gli spazi bianchi creano armonia e sono essenziali in una composizione grafica. Continuo ad eliminare le parti della zona sottostante sempre con il metodo sottrai. Adesso accelero il video perché è una funzionalità che abbiamo già visto. A questo punto voglio dare un po' di bianco nella zona centrale. Seleziono quindi queste forme fucsia che ci sono al centro, tutte e quattro insieme. Anche qui faccio uno scostamento tracciato come prima e questa è la forma che abbiamo ottenuto partendo dalle ciambelle. Possiamo ancora rifinire la nostra forma cambiando i colori. Provate in scala di grigi, poi alla fine ho deciso di sistemarla su uno sfondo nero e applicare delle sfumature e degli stili di livello che vedremo in uno dei prossimi tutorial. E fin qui abbiamo visto come poter utilizzare lo strumento generatore forma, uno strumento potentissimo, molto utile e semplice fra l'altro da utilizzare per poterci sbizzarrire partendo da forme semplici e arrivare a forme complesse. Se questo video ti è stato utile lascia un like, un commento e iscriviti al canale perché il corso di Affinity Designer continua. Ciao, alla prossima!